Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumeto Asian Food. Oggi prepareremo uno dei piatti più famosi del Giappone, il ramen, o meglio, una delle sue 4 principali varianti, lo shoyu ramen, ovvero aromatizzato alla salsa di soia e tipico di Tokyo. La realizzazione di questo piatto non è particolarmente complessa, ma comprende varie piccole preparazioni che ovviamente richiedono un po' di tempo, quindi per chi decide di cimentarsi in questa ricetta sappia che occorreranno almeno 4 ore. Quindi con tutto questo tempo, queste cose da fare, non dobbiamo perdere tempo, andiamo insieme a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti necessari per il nostro shoyu ramen. Come vedete sono molteplici, ma sono fortunatamente tutti facili da reperire e economici. Adesso ve li elenco ad uno a uno e poi ci mettiamo al lavoro. Per il nostro brodo avremo bisogno di 2 kg di ossa di maiale, 500 g circa di porro, 2 belle teste d'aglio, 20 g circa di alga kombu, 100 g circa di zenzero fresco. Per la preparazione del tare, ovvero della salsa, in questo caso di soia, shoyu, che caratterizzerà il gusto del nostro ramen, avremo bisogno di 100 ml di salsa di soia, 50 ml di sake, 50 ml di mirin, 40 g di zenzero sbucciato e tagliato a fettine e uno spicchio d'aglio. Per il vostro chashu, ovvero il maiale arrosto, avete varie possibilità, potete infatti utilizzare vari pezzi del maiale. Io in questo caso utilizzerò 500 g di pancetta. Per la marinata del maiale avremo bisogno di 60 ml di mirin, 200 ml di salsa di soia e 150 ml di sake. Avremo bisogno di un cipollotto, 3 spicchi d'aglio e 50 g di zenzero. Ovviamente non potevano mancare i noodles, i nostri ramen. Preferite dei ramen fabbricati con il kansui, ovvero un agente alcalino che a contatto con le farine e l'acqua, grazie a una piccola reazione chimica, estrae il glutine dalle farine e rende i noodles più elastici, quasi gommosi. Si possono utilizzare anche altri tipi di noodles, quindi senza kansui, ma il risultato non è assolutamente lo stesso. Per l'olio all'aglio avremo bisogno di 150 ml di olio di semi di girasole e 50 g di aglio tritato finemente. Per i topping cominciamo con 100 g di germogli di soia, 2 belle uova grandi fresche. Per l'alga nori croccante avremo bisogno di 2 fogli di alga nori, un bel cipollotto, qualche goccia di olio di sesamo, un pizzico di sesamo grattugiato e un pizzico di aonori, ovvero l'alga nori tritata finemente. E per finire, facoltativo, se vi piace il piccante, un pizzico di Ishimi Togarashi. Allora, la ricetta verrà divisa in 6 fasi: la preparazione del brodo, la preparazione del tare, la preparazione del chashu, la preparazione dei vari topping, la cottura dei noodles e infine la presentazione, l'impiattamento. Quindi, anche se possiamo fare tutto nella stessa giornata, io vi consiglio vivamente di preparare il brodo il giorno prima, in modo da lasciarlo riposare, perché correranno almeno 3 ore di cottura, e magari anche di marinare il chashu e lasciarlo in frigo tutta la notte in modo che si insaporisca. In ogni caso, con tutte queste cose da fare, è meglio che ci mettiamo subito all'opera. Bene, per prima cosa cominciamo con il brodo e la prima operazione sarà sbianchire le ossa di maiale in modo di eliminare le impurità. Quindi nella pentola più larga che avete, più capiente che avete, andate a depositare le vostre ossa di maiale. Riempiamo quindi di acqua fredda in modo da ricoprire bene le ossa di maiale. Dopo di questo andiamo a mettere sul fuoco. Portiamo a ebollizione l'acqua e lasciamo
lasciamo sobbollire 1 minuto o 2. Passato questo tempo, come vedete, le ossa avranno liberato la loro schiuma, tutte le impurità, che noi andremo, dopo aver spento il fuoco, a togliere delicatamente con l'utilizzo di una schiumarola. Fatto questo, scoliamo le ossa e risciacquiamole. Bene, con l'aiuto di un colino, chiaramente andiamo a scolare le nostre ossa sbianchite. E risciacquiamole con acqua fredda. Questa operazione, come detto, servirà per eliminare le impurità e per rendere il brodo più chiaro e meno torbido. Perfetto, ultimata questa operazione andiamo a rimettere le nostre ossa sbianchite all'interno della nostra pentola. Aggiungiamo il nostro porro tagliato a pezzi e le nostre 2 teste d'aglio tagliate in 2, il nostro zenzero tagliato a pezzi e per finire la nostra alga kombu tagliata a pezzi. E riempiamo di nuovo di acqua fredda fino a ricoprire il tutto. Ecco fatto, una volta finito andiamo a rimettere sul fuoco. A questo punto mettiamo il fuoco medio, copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per almeno 3 ore. Ok, allora teoricamente basterebbero 3 ore come vi ho detto per il brodo. Io in questo caso l'ho fatto bollire 4 perché chiaramente se lo lasciate un po' di più a bollire guadagnerà più in gusto. Come vedete è ristretto, ok, lo possiamo spegnere lasciandolo coperto, lo facciamo intiepidire. Bene, il nostro brodo ha riposato, si è intiepidito e adesso possiamo andare a scolarlo. Ed ecco qui il nostro brodo di maiale pronto ad essere utilizzato. La preparazione del tare è molto veloce. Andiamo ad aggiungere alla nostra pentolina la salsa di soia, il sakè, il mirin, lo zenzero, l'aglio e lasciamo bollire per circa 4 minuti. Passato questo tempo il vostro tare è pronto, quindi toglietelo dal fuoco, lasciatelo in infusione e riservate. Allora, per quanto riguarda il chashu, il nostro arrosto di maiale, come vedete io l'ho già messo in marinatura per tutta la notte. È un'operazione molto utile ma non obbligatoria, quindi voi potete anche utilizzare semplicemente il maiale non marinato, cuocerlo come vedremo di seguito e poi aggiungere la marinata. Benissimo, in una padellina del fondo antiaderente bella calda andiamo a posizionare il nostro maiale, la nostra pancetta dalla parte del grasso. Aggiungiamo un po' di sale di pepe e lasciamo colorare bene. Dopo qualche minuto giriamo il nostro maiale per colorare anche l'altro lato. Una volta il maiale colorato anche dall'altro lato, quindi dopo qualche minuto, andiamo a disporlo su una cocotte o in una pentola dal fondo spesso.
e aggiungiamo i vari liquidi di marinatura, quindi mirin, salsa di soia e sake, e circa 300 ml d'acqua. E ovviamente il cipollotto, lo zenzero e l'aglio. Copriamo e lasciamo cuocere per un'oretta a fuoco medio. Dopo circa 30 minuti giriamo il nostro pezzo di carne. E ultimiamo la cottura per 30 minuti. Tempo scaduto, il nostro chashu è pronto. Andiamo a vedere. Sembra proprio di sì. Togliamolo chiaramente dal liquido di marinatura e di cottura. E lasciamolo intiepidire. E andiamo quindi a tagliarlo a fettine che andremo poi a disporre nel nostro ramen. Ed ecco fatto, il nostro chashu è pronto ad essere impiattato. Bene, per la preparazione dell'olio all'aglio è tutto molto semplice, basta versare in una pentolina il nostro olio e aggiungere il nostro aglio tritato. Lasciamo scaldare il tutto. Quando l'olio comincia a bollire e l'aglio a friggere, lasciamo cuocere finché l'aglio non diventa dorato. A quel momento togliamo subito dal fuoco. Ecco qua, questo è il momento, togliamo subito dal fuoco perché l'aglio ormai è pronto. Il nostro aglio è imbiondito e lo possiamo lasciare in infusione. Ok, andiamo a grigliare le nostre alghe nori. Dopo averle chiaramente tagliate in 4 pezzettini, 4 quadratini, possiamo utilizzare una fiamma diretta, attenzione però a non bruciarle, oppure una placca elettrica come nel mio caso o una padella calda in modo da grigliarle direttamente in questo modo. Operazione molto veloce, come vedete si arricciano leggermente, cambiano colore e diventano nettamente più croccanti. Ecco fatto. Ripetete l'operazione per tutti chiaramente i fogli di alga nori. Ok, per le uova portiamo a ebollizione una pentolina d'acqua. Quando l'acqua comincia a bollire andiamo a disporre delicatamente le nostre uova all'interno della pentola. E cuciniamole per 7 minuti crono, non un minuto di più, non un minuto di meno. Passato questo tempo andiamo a togliere le uova dall'acqua e a immergerle illico presto in una bacinella di acqua fredda. Una volta le uova raffreddate andiamo a togliere il guscio. E chiaramente togliete tutto il guscio cercando ovviamente, cosa importante, di non romperle. Una volta effettuata questa operazione andiamo a disporre le nostre uova raffreddate all'interno del nostro tare e lasciamole là fino all'utilizzo. Per quanto riguarda i germogli di soia, facciamo bollire una pentolina di acqua. A questo punto andate semplicemente ad aggiungere i germogli di soia all'acqua e cucinate per pochi secondi. Dopodiché scolate e raffreddate sotto l'acqua fredda. Prepariamo il cipollotto affettandolo sottilmente. E riserviamolo al fresco.
E siamo arrivati all'ultima operazione prima dell'impiattamento, la cottura dei noodles, dei ramen. Quindi ovviamente facciamo bollire una pentolina di acqua. Quando l'acqua comincerà a bollire andate a mettere chiaramente i vostri noodles, le porzioni sono da circa 90 grammi e cucinate chiaramente seguendo le indicazioni del pacchetto di noodles che utilizzate, chiaramente cambia da marca a marca, nel mio caso sono 6 minuti. In caso utilizzaste dei noodles che non sono fabbricati con il kansui, quindi con la famosa sostanza che li rende elastici, come piccola astuzia potete aggiungere un po' di bicarbonato di sodio all'acqua di cottura in modo da ottenere un risultato similare. Ultimata la cottura, scoliamo i nostri noodles e intieppidiamoli velocemente, non serve raffreddarli del tutto. Eccoci arrivati al tanto atteso momento dell'impiattamento. Allora, nella nostra ciotola, nella nostra tazza, nel nostro don, andiamo a disporre il tare per primo. La quantità ovviamente dipenderà dalla quantità del brodo che andrete a mettere all'interno. In questo caso io direi 3 cucchiai, dopo dipende se lo volete più o meno salato. Il vostro brodo caldo, i vostri noodles, e adesso cominciamo con i topping: germogli di soia, cipollotto, il chashu, vedete voi la quantità che preferite, io in questo caso metterò 4 fettine, l'uovo, che nel frattempo, rimanendo nel tare, è diventato scuro all'esterno. Come vedete, cottura perfetta in 7 minuti. I fogli di alga nori, un po' di olio all'aglio, olio di sesamo e sesamo grattugiato, e ovviamente opzionale l'ishimito garashi per un po' di piccante. Ed ecco pronto il nostro shoyu ramen proprio come a Tokyo. Itadakimasu! E allora non è fantastico il nostro shoyu ramen? Come avete visto questa ricetta, anche se effettivamente un po' lunghetta, è facile da realizzare, gli ingredienti sono semplici da trovare e anche abbastanza economici, quindi direi che il risultato è praticamente scontato. Sono sicuro che tutto è filato liscio, ma in caso contrario, se avete riscontrato qualche problema, potete scrivermi e vediamo di correggerli insieme. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che possiate continuare a seguire il mio canale Gourmet Asian Food e quindi